Sul podio dei progetti più pazzi, irriverenti ed oltraggiosi della storia ci finisce sicuramente questa Ferrari F40 con trapiantato un V12. Andiamo con ordine. Nel 2001 l'azienda britannica Simpson Motorsport si è impossessata di una Ferrari F40 utilizzata per un crash test. Partendo dal telaio mal ridotto, l'ex pilota italiano Stefano Sebastiani l'ha ricostruita attorno all'idea malsana di sostituirne il propulsore. Rimase comunque a Maranello, prendendo in prestito il motore da una 550 Maranello, piazzando quindi l'F133 V12 da 5.5 litri, abbinandoci un cambio manuale a 6 rapporti della Hewland. Una volta impostata definitivamente la vettura, sono state sostituite le sospensioni, progettate su misura, installato un roll bar omologato FIA e un set di cerchi da 18 pollici. Per quanto riguarda l'estetica, invece, il corpo vettura è stato preso in prestito da una F40 GTE con il frontale cattivissimo ed il posteriore rivisto anche nel posizionamento dei terminali di scarico. Così preparata fu schierata le 6 ore di Vallelunga con al volante Richard Jones e Fabio Montani. Corse anche la 1000 km di Spa e svariati Gran Premi nel Regno Unito prima di essere ritirata dalle competizioni. Recentemente la Simpson Ferrari GTR, questo è il suo nome, è stata revisionata completamente e omologata per la strada. Omologata per la strada è una roba fuori di testa. Con all'attivo 7110 km percorsi si prepara ad essere battuta all'asta da Iconic Auctioneers, con un valore stimato che oscilla tra i 650.000 e gli 800.000 euro. Personalmente amo così visceralmente l'F40 nella sua integrità che l'unica V12 posteriore a mio avviso è l'F50, non c'è altro per me. Non baratterei mai i due turbo rabbiosi del V8 per impiantare il V12 della 550. C'è da dire che il progetto è tanto ambizioso quanto ben fatto, non è un accrocco pasticciato. Voi che ne pensate di questa F40 fuori da ogni logica?